Con argento, zolfo e mercurio possiamo creare infiniti lingotti d'oro. Che bella l'alchimia! Ben ritrovati, sono Tiranno Matto in questa breve guida a come diventare ricchi su Crimson Desert. Rimanete fino alla fine del video perché vi svelerò anche dove trovare questo set da cercatore d'oro, cowboy, pirata, insomma quello che è. Bando alle ciance, dritto al sodo. Lo so, fremete dalla voglia di scoprire un nuovo glitch, un exploit, qualcosa di mattissimo per fare migliaia di argento. In realtà questo metodo è legit, come gli sviluppatori lo intendevano, richiede tempo e farming. E ciò avverrà in diverse zone non vicinissime tra loro. Dunque preparatevi a tanti salvataggi, tante dormite e tanti viaggi rapidi. Prima di andare a farmare i materiali necessari è fondamentale andare a sud di Peilun, nel nascondiglio della strega, per ottenere questa ricetta. Come la maggior parte delle ricette in gioco ci spiega quali sono i materiali, ma non ci dice dove recuperarli. Dunque iniziamo dall'argento, che si trova nella regione iniziale di Hernand, alla cascata sacra. Qui dentro dovrete usare il palmo per rompere la parete e trovare l'argento. A seconda dei vostri congegni e delle vostre trivelle o picconi, si parla più o meno di una dozzina di minerali. Quindi bisognerà tornarci veramente tante volte. I prossimi materiali sono avanzati e vi consiglio comunque di arrivare al farming dei lingotti più o meno attorno al capitolo 9, perché avrete bisogno assoluto di alcuni poteri elementali e di alcune regioni di gioco. Ho trattato l'argomento in altre guide e lo tratterò sicuramente in futuro, come per esempio per quanto riguarda le ricerche. Nella capitale di Delesia, infatti, all'istituto potremo ricercare il come creare il mercurio, però richiederà un po' di avanzamento nella storia principale. Non preoccupatevi se non siete ancora nel punto giusto della storia, perché c'è un altro metodo. Però attenzione, esso richiederà l'infusione elementale del ghiaccio. Adesso vi dico perché e faccio chiarezza. Potete sfruttare questo snodo dell'abisso per lanciarvi direttamente sopra una pozza di mercurio in quel di Peilun. Una volta arrivati qui, bisognerà utilizzare la nostra freccia di ghiaccio per congelare la pozza di mercurio. Il buche a vento gelido infatti ci permetterà di collezionare dai 2 ai 5 pezzi di mercurio. Però non preoccupatevi se non terminate la pozza e fate passare del tempo, potrete tornare qui per ottenerne ancora di più. Questa risorsa si può ottenere, attenzione, anche in altri modi, come per esempio aumentando il legame con i ricercatori della Petrascola. Preparatevi a un grande farming per ottenere dei buoni valori di mercurio. E anche lo zolfo potrà essere ottenuto non dai troll ricercatori ma dagli umani ricercatori in tutti gli istituti di ricerca. La Petrascola è quella più accessibile inizialmente. Non disperate però, girando per il mondo, sconfiggendo nemici o esplorando, ogni tanto troverete mercurio e zolfo. Però vi voglio specificare che c'è un luogo di farming sopra il boschetto stregato di Exe. Qui potremo attaccare questi sifoni di zolfo, rivelando dei granchi sulfurei, che una volta sconfitti faranno cadere dei frammenti di zolfo. In alternativa, sempre in quest'area, possiamo sigillare con il palmo curativo alcuni sifoni di zolfo, per ottenere una grande quantità del materiale. È un po' macchinoso, ma sono sicuro che riuscirete a farcela. Una volta ottenuti i materiali potremo dirigerci da una strega e con il menu di creazione speciale potremo creare lingotti d'oro. Non è finita qui però. Ecco dove trovare la strega della forza, in quel del deserto scarlatto. Non capisco come mai in italiano non l'abbiano tradotto semplicemente deserto cremisi. Comunque, il Crimson Desert. Vicino a questa bacheca degli annunci dovremo dare l'elemosina a un ragazzino che ci rivelerà la posizione del nascondiglio della strega della forza. Si trova proprio qui, nel nord-ovest del deserto cremisi. Dovremo fare una bella scalinata e il punto nodale dell'abisso è comunque più in basso rispetto al nascondiglio. Non soltanto è la strega più forte che ci permetterà di fare più cose con la creazione, ma all'interno della sua casupola, nascosto dietro la libreria, troveremo il metodo per creare lingotti di platino, i quali non potremo
utilizzarli per fare investimenti nelle banche, ma che saranno fondamentali per i potenziamenti dei nostri oggetti nelle fasi finali del gioco. Certo, non è obbligatorio mettere insieme una grande quantità di platino, io vi consiglio di mettere da parte i lingotti d'oro, non rivendeteli, se volete tramutateli in argento in una banca, ma investiteli. Piano piano avremo sempre più passive income da accumulare. Ma appunto ve ne ho già parlato in altri video e non voglio ripetermi. E a breve vi porterò anche una guida sull'accampamento e come fare centinaia di migliaia di ramini direttamente nella gestione della nostra banda di mercenari, trasformando il manto grigio di nuovo in una forza importantissima a Pywell. Prima di andare vi ho promesso un bonus. Ecco come trasformare Crimson Desert in Red Dead Redemption 2. O perlomeno le vibes del nostro Cliff Morgan. Questo set è stato scovato su Reddit e sul Discord ufficiale. E adesso capirete perché è così improbabile da trovare. Vi ricordate il campanile di Demenis? Quello con la campana nascosta? Ebbene, c'è un muro da spingere proprio su un cornicione di esso. Qui recupereremo l'armatura di pelle Hellfire. È il primo pezzo ed il secondo lo troveremo dall'altra parte della città di Demenis. Qui bisogna scalare questa torre e resistere aggrappati lanciando il palmo di forza, facendo roteare il muro e trovando in un baule i guanti. Di fianco alla torre appena scalata troveremo una finestra da aprire. Entrando in questo sottotetto troveremo invece il mantello di pelle. A sud della città di Demenis, lanciandoci dalle mura, potremo notare un'entrata barricata da delle assi di legno. Qui dentro troveremo gli stivali. Sotto il ponte che conduce al castello di Demenis potremo fare la stessa cosa per ottenere lo scudo, aggrappandoci a questa intersezione sotto il ponte, usando sempre il palmo. Potremo poi ottenere il cappello da un mercante di minerali in quel della città di Tommasia, però per sbloccare la possibilità di comprarlo dovremo aumentare il legame con lui affinché ce lo venda. Dato che non avremo a disposizione subito il mercante, dovremo prima fare la missione dell'arena del combattimento di Tommasia, che inizierà con degli informatori manto grigio nella città e ci porterà una serie di incontri fino a un boss molto forte che però ci ricompenserà con un manufatto e con dei guanti speciali, oltre che facendo appunto apparire il mercante di cui prima. Se lui non appare subito, salvate e ricaricate la partita. La regola d'oro di Crimson Desert. E così avremo a disposizione il nostro drip da cowboy. Personalizzatelo pure, vi ricordo che è un set di pelle e quindi richiederà altri materiali rispetto alle armature che abbiamo già trattato. Oggi è uscita una patch che introduce le monete di rifinitura che ci permettono di non utilizzare materiali, però devo ancora capire come ottenerle e come usarle. Aggiungo anche che uscendo una patch dopo l'altra, questa guida potrebbe anche diventare obsoleta. È un gioco che già in una settimana ha ricevuto 3 patch. Staremo a vedere. Solo il tempo ce lo dirà. Io vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno e spero che questa guida vi torni utile in quel di Pywell. Se volete dominare ogni aspetto del gioco da veri tiranni, io vi ricordo che ci sono tanti contenuti sul canale che potete recuperare. Per oggi questo è quanto e alla prossima. Tirannomatto out.